Buongiorno bellezze, oggi micropittura dedicata all'equinozio d'autunno. Per prima cosa, con un color carne ottenuto dal bianco con una puntina di marrone, prendiamo il pennellino liner e andiamo a creare la forma della nostra prima figura, quindi due semicerchi, e poi trascino il pennello in basso per il corpo. Successivamente, con il pennellino striping andiamo a creare una sorta di triangolo per il braccio, come vedete in foto. A questo punto creiamo la seconda figura, quindi una figura seduta. Creiamo il tondo, il cerchio per la testa, una sorta di rettangolo senza la base, come potete vedere, e con il pennello liner trasciniamo il colore lateralmente per il vestito. Successivamente, con lo striping e il colore ben diluito, andiamo a creare lateralmente la forma del nostro albero stilizzato. Design principale, quindi una donna albero. Partiamo dal cerchio per fare la testa e poi cominciamo a creare una sorta di curva per la schiena. Sempre col pennellino liner creiamo una V per realizzare il braccio della nostra donna e successivamente un altro piccolo segmento per la mano, e terminiamo la veste della nostra donna albero. Per il tronco, con il pennello liner partiamo dal vestito e trasciniamo il pennello verso il basso, quasi a formare delle curve. Torniamo alla nostra prima figura, mischiamo al giallo una puntina piccolissima di marrone e con lo striping andiamo a creare i capelli della nostra donna. Design è ripetuto anche sulla mano sinistra. A questo punto, con lo striping e il marrone molto ben diluito, cominciamo a creare i rami attorno al corpo, quindi cominciamo a contornare la parte più esterna del corpo della nostra figura e a creare dei rami attorno. Con due verdi, uno più chiaro e uno più scuro, cominciamo a creare, sempre con il pennello liner, il prato alla base e diamo la forma delle foglie attorno al corpo della donna con il verde più scuro. Quindi appoggiamo il pennello e cerchiamo di muoverci per dare l'idea delle foglie. E ripetiamo la stessa cosa sull'altra mano. Ritorniamo alla nostra donna seduta, coloriamo il vestito della nostra donna con lo striping, il rosso e una puntina di arancione, e con il nero sempre molto ben diluito creiamo i capelli che scendono sulle spalle. A questo punto, con il marrone puro diamo insomma colore al tronco e creiamo i rami del nostro albero stilizzato, e con il liner, il rosso e l'arancione creiamo delle foglie più grosse alla base e più piccole a mano ci avviciniamo all'albero. Cercate di dare una forma tipo delle foglie dell'acero, ecco. A questo punto prendiamo l'arancione con una puntina microscopica di marrone e cominciamo a colorare il vestito della nostra donna albero sul dito medio. Creiamo un albero poi alle spalle della nostra donna, sempre appoggiando il pennello e rilasciando. Con lo striping e il bianco molto ben diluito cominciamo a contornare il vestito della donna, come vedete in foto. Rosso con una puntina di arancione creiamo i capelli della donna che cadono sulle spalle, e rosso e una punta di marrone coloriamo il nostro tronco. Con lo striping poi il marrone molto ben diluito creiamo delle linee tutt'attorno che diventano sempre più sottili verso lo sfondo, saranno i tronchi degli altri alberi.
A questo punto creiamo, muovendo il pennello quasi come a formare delle ondine, delle piccole onde, con il rosso e con l'arancione, il fogliame alla base di tutti gli alberi appena creati, un po' alla base e un po' sulla parte alta. Sul mignolo creiamo una serie di foglie, come abbiamo fatto precedentemente, con il rosso e una puntina di arancione, e successivamente sui pollici creiamo sempre il tronco di un albero stilizzato, e sia alla base che attorno ai rami delle foglie con il rosso e l'arancione. Questa è la visione d'insieme. Una passata di top coat brillante, e questo è il risultato finale. Io spero come al solito che vi piaccia, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!